Siamo con Luca Bianchini all'Italian Bookshop e vogliamo parlare di Dimmi chi credi al destino, Sì. un libro che si svolge a Londra. E Sì. noi siamo a Londra, quindi ci racconti qualcosa? Sì, siamo a Londra nel luogo dove è ambientato il libro, che è una piccola libreria italiana che si chiama Italian Bookshop, gestita da Ornella Tarantola, che esiste veramente. Ed è una storia che ho sentito la necessità di raccontare perché quando Ornella mi ha detto che butteranno giù il palazzo dove c'è questa libreria, e per me questa libreria è un po' una piccola casa che ho a Londra quando vengo, ho sentito proprio la necessità di raccontare una storia, e dato che Ornella ha una storia che è veramente una di quelle storie da scriverci un romanzo, e l'ho scoperta solo pochi anni fa, tutte le sue cadute, le sue risalite, ho pensato che fosse il momento giusto per provare a raccontarla e misurarmi con una storia vera. Quindi c'è la vera vita di Ornella qui Sì. dentro Sì. e lei lo sa, ne è Poveretta, consapevole. lei lo sa, è stata vittima delle mie lunghe interviste, e poi ovviamente quando ho avuto in mano tutte le cose che mi servivano, non tutte, sono stata a Londra, ho girato dei suoi luoghi, ho cercato la sua panchina, ho conosciuto le sue amiche che non conoscevo, e poi è stato tutto molto magico. Lei fino all'ultimo non eravamo sicuri di poter lasciare il suo nome perché volevo che prima la storia le piacesse. Nel momento in cui lei mi ha chiamato, insomma, in lacrime, era molto contenta, ci ho pensato un po' e poi abbiamo pensato che fosse giusto così, che diventasse reale anche nella finzione. Cioè, tu potresti Tutti i nomi anche- sono veri. E ho visto, sfogliando un po', ho visto Clara, persone che conosco, Clara, la eccetera. Patti, c'è Diego che è questo napoletano, c'è Bernard che è venuto anche all'incontro qui l'altro giorno, che è questo signore inglese d'altri tempi, molto simpatico. Quindi potresti iniziare un nuovo filone di romanzi su persone vere, con No. le loro storie vere. No, perché Storytelling. io no, non seguo mai, non voglio dire che non seguo mai le mode, però seguo sempre l'istinto delle storie, e non avrei mai pensato di scrivere una storia vera, e non credo che lo farò a breve, per cui non lo so cosa farò. Peccato, perché Perché ti avrei raccontato la mia storia. No, ma allora se volevo per la libro su tua di me. lo voglio fare. Ecco. Senti, immagino che tu abbia girato abbastanza Londra Sì. per questo libro. Hai scoperto qualcosa che non conoscevi prima di questa città? Londra è una città che cambia talmente velocemente che un italiano, che anche se ci ho vissuto un po' di mesi negli anni 90, raccontarla era troppo rischioso, perché vai a finire che racconti le cartoline e che vediamo già. Quindi ho trovato questo quartiere dove peraltro vive Ornella, che si chiama Hampstead, che voi probabilmente conoscete, a Londra Nord, che mi piaceva perché era una piccola città-stato, mi sembrava un po' che il tempo si fosse fermato, che gli inglesi fossero affettuosi con gli italiani, che ci fossero non troppi stranieri, mi sembrava un luogo vero. Ho trovato questa piccola via che si chiama Flask Walk, che ha una libreria e di fronte a un negozio di barbiere, per cui ho trovato delle casette come quelle che vedi nella copertina, per cui tutto è stato ambientato lì, con qualche piccola incursione da cartolina, ma tipo il Waterloo Bridge, cartoline un po' meno battute. Senti, ma noto come una punta di polemica quando hai detto gli inglesi sono ancora affettuosi con gli italiani, perché da altre parti non lo sono più? No, però essendo meno presenti gli italiani a Hampstead, c'è ancora quel tocco esotico, no? Magari quella curiosità di conoscerti, che invece in altri luoghi, per loro sopravvivenza, essendo invasi da ogni tipo di straniero, magari non hanno desiderio di conoscerti. Questa impressione ho avuto, nel senso che sono educati e gentili come sono sempre, perché hanno questa cultura, però non è che ti dicono "e tu cosa fai in Italia?", dicono "oh, you talk, interesting", e finisce lì, giusto? Non lo so, poi voi vivete a Londra, ma io come spugna ho recepito questo, mentre mi è capitato passeggiando per Hampstead di trovare ad esempio un vecchietto che si chiama poi qua Mr. George, che ha studiato in Italia, ha fatto la guerra, è stato a parlare con me un sacco di tempo, ed era un turista. Senti, ci sono tante persone in questo libro, appunto, reali, eccetera. Qual è, a parte ovviamente Ornella, che è la Certo. protagonista, la persona che ti ha colpito di più? Beh, Patti è la sua amica storica, che vive a Milano, che è un personaggio incredibile, che quando si conosce Ornella diventi un po' geloso di lei perché vuoi essere amico solo suo e non vuoi che altre persone poi diventino amiche sue, pur volendo tu presentarla a tutti. Prima la presenti e poi te ne penti. E Patti aveva con me questo rapporto tutti e due, e Ornella parlava bene di entrambi a vicenda. Cioè a me bene di lei, a lei bene di me, e ognuno dei due odiava l'altra. Per cui quando ci siamo incontrati alla mia festa dei 40 anni, tra più io l'ho guardato e ho detto "ma chi è questa?", e lei ha detto "ah, questo era". Poi invece ho capito che il regalo della festa dei miei 40 anni è stato farmi conoscere Patti.
Senti, c'è ovviamente una cosa di fondo in questo libro, che è la minaccia nei confronti di questo posto bellissimo e con Certo. grande importanza per noi italiani. È un po', non lo so, un manifesto questo libro, una speranza che qualcosa possa cambiare grazie al libro? Beh sì, io è la ragione per cui l'ho scritto, è l'unica cosa che ho capito. Tanti mi chiedono cosa possiamo fare, raccogliamo dei fondi o facciamo una catena. La cosa che più possiamo fare, se ognuno vuole aiutare la libreria di Ornella, ma anche tutte le piccole librerie, è comprare libri in libreria, che è una cosa molto semplice, che è una cosa molto che si fa sempre meno. C'è gente che viene in libreria all'incontro e compra il libro su Amazon, magari il giorno dopo, o si fa firmare un libro, che in realtà non c'è neanche cattiveria, c'è che uno non ci pensa, non pensa che comunque far venire l'autore a Londra comporta delle spese, che comunque se si chiude alle 9 c'è le ore di straordinario per i dipendenti, che c'è la luce, che bisogna rimettere a posto, che ci sono più pulizie da fare, che se si offre da bere si paga. E quindi mentre in America, non so se anche qui, magari in alcuni incontri si paga, metti $4 Sì, anche e qui. poi viene scalato se compri il libro, noi non riusciamo a farlo, ma noi italiani non ci lamentiamo per quanto paghiamo una birra media o un aperitivo seduto, no? Nessuno si lamenta che paghi 12 euro un cocktail, ma un libro per risparmiare 1,50 euro lo si compra in un altro modo. Ma non è polemica perché poi lo facciamo tutti, però saperlo, ecco, se puoi fare una piccola cosa puoi fare questo, la tua piccola battaglia personale tutti la possono fare. Il cielo di Londra sembra fatto per raccontare l'amore. Cambia continuamente, anche quando ti illude con una giornata piena di azzurro, ecco che qualche nuvola compare all'orizzonte, si mette a correre veloce e di colpo la luce è buio e la pioggia si mischia alle tue lacrime. Poi per fortuna passa tutto, ma nel momento in cui ti trovi in mezzo alla tempesta ti dimentichi di com'era prima e di come sarà. Ornella si era innamorata di quel cielo un giorno di molti anni prima. Al suo arrivo non era stato un granché, un grigio monocorde, ma le era bastata mezz'ora di sole per cadere stecchita ai suoi piedi. In quello squarcio tutto le era sembrato possibile, anche la felicità, e si era convinta che Londra fosse il luogo perfetto in cui vivere.